Caro amico, caro amico della mia primissima infanzia, ti scrivo questa lettera dopo molto tempo che non ci sentiamo, quando ti sei messo a ridere una decina di anni fa, perché avevo il desiderio di metterti al corrente che ci hanno preso per i fondelli per tutta la nostra vita, compreso il regno piano che ci ospita. Mi precedi di un anno e ricordo perfettamente la partenza per il tuo primo giorno di scuola, mentre percorrevi a piedi il tratto della stradina di ghiaia che si snodava dall'alto della collinetta dove abitavamo. «Non farti sbocciare!» ho gridato. A 5 anni non sapevo la differenza fra sbocciare e bocciare, e sia tua mamma che la mia si sono messe a ridere. Il mese successivo iniziavo ad andare all'asilo e noi percorrevamo a piedi il tragitto sulla strada ancora sterrata, tu per arrivare fino a scuola ed io fino all'asilo, che distava 2,5 chilometri. Il ritorno non potevamo farlo insieme perché io finivo nel pomeriggio. Quando la sera giocavamo allegramente nel salotto di casa tua, entrava tuo padre accompagnato da tua mamma che, accompagnandoci in cucina, ci raccomandava di non fare più rumore e di smettere di giocare. La televisione aveva iniziato le trasmissioni da appena 4 anni e poche famiglie se la potevano permettere. Non c'era ancora né in casa tua che nella mia, ma uscendo, prima che tua mamma chiudesse la porta, osservavo incuriosito tuo papà che si sedeva sulla poltrona davanti alla radio per ascoltare il radiogiornale della sera e nella casa, piombata nel silenzio, echeggiavano solo le parole del conduttore radiofonico che uscivano dagli altoparlanti. Era un altro mezzo di indottrinamento dopo quello della scuola obbligatoria. Nel negozietto di alimentari si faceva la spesa ancora col libretto dove la proprietaria, con umore sempre allegro, segnava diligentemente i prodotti che i nostri genitori avrebbero pagato solo a fine mese. Tiravo sempre la gonna a mamma perché mi comperasse i cioccolatini Ferrero con le immagini di Topolino stampate dentro lo schermo della televisione. Poi ci siamo trasferiti in una casa ancora più lontana, senza corrente elettrica e senza acquedotto. Mamma doveva andare a prendere l'acqua a piedi con la gerla e i secchi fino a casa dei vicini dove ho conosciuto nuovi amici. Eravamo i più lontani da scuola. Io frequentavo la prima elementare e ricordo che percorrendo gli oltre 3 chilometri a piedi formavamo gruppetti che si ingrossavano sempre più prima di superare i cancelli degli istituti. Il ritorno ci divertivamo a giocare quando uscivano le prime lucertole che immobili stavano sotto il sole, o riparandoci con gli ombrelli quando pioveva. In quel caso la cartella era un bel impegno perché avevo tutte e 2 le mani occupate. Dopo 2 anni, il 15 febbraio 1961, a scuola ho visto l'ultima eclisse totale di sole visibile in Italia nel XX secolo. Nel 1962 ci siamo trasferiti sul lago di Garda. Mia madre era felice, casa in campagna, elettricità e pozzo nel cortile. Qualche amico benestante aveva già la prima enciclopedia Conoscere, uscita nel 1958, che ancora 10 anni prima del presunto sbarco sulla Luna illustrava, oltre al globo, alla Madonna, alle scienze e ad un aereo supersonico, un astronauta che salutava nel vuoto dello spazio, esattamente come nel film a cartoni animati di Walt Disney prodotto 75 anni fa, nel 1950, Marte ed oltre. Lo trovi su indice alfabetico sotto la voce Marte, programmazione del viaggio iniziata nel 1950. Nel 1969 il primo sbarco sulla Luna. Raccontano, ma non potevano farlo con i mezzi di allora e nemmeno con quanto hanno a disposizione adesso. Lo comprendi solo se arrivi alla fine della playlist Storia perduta della Terra piana, dove puoi apprendere cosa rappresenta la Luna. Nel frattempo, caro amico, hai vissuto tutta la tua vita illudendoti di tornare sulla Luna, di andare su Marte e ancora oggi credi a quello che ti propina il sistema, magari dell'elicottero Infinity, e ancora non ti sei reso conto che un elicottero non può assolutamente volare su un ambiente del genere. Non serve essere laureati per capire. Cerca il video Infinity elicottero su Marte.
Nel mio lavoro ho trovato un ingegnere che era convinto che la superficie di un tronco di cono fosse un trapezio e sappi che ho steso una tesi di laurea per il figlio di una carissima amica. Smetti di regalare ai nipoti la tuta degli astronauti perché da grandi credono di fare gli astronauti. Credere è nemico di conoscere. L'altro giorno ho visto un cartellone pubblicitario rivolto a chi ancora crede di cambiare il mondo andando a votare, dove si legge: svegliamoci e sogniamo insieme. Te lo dicono apertamente: sognare. Non serve sognare di diventare un giocatore di calcio, basta giocare e divertirsi. Non serve sognare di diventare un cantante, basta cantare e divertirsi. Non serve sognare di essere ricchi, basta usare la ricchezza della vita perché vale molto più di tutte le altre ricchezze propinate dal sistema. Grazie per aver guardato fino in fondo. Non dimenticare, se ancora non lo hai fatto, di regalare o regalarti i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male, sempre in pronta consegna. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè è ben accetto attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione.